Campli è uno dei borghi più affascinanti dell'entroterra teramano, adagiato ai piedi dei Monti Gemelli e inserito nel suggestivo paesaggio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Le sue origini sono antichissime e risalgono all'epoca pre-romana, come testimoniano i ritrovamenti archeologici della vicina necropoli di Campovalano. Tuttavia fu soprattutto nel Medioevo che il borgo raggiunse il periodo di maggiore splendore, divenendo un importante centro religioso, artistico e commerciale. Passeggiando per le sue strade si percepisce immediatamente il carattere storico del paese. Vicoli lastricati, palazzi rinascimentali, chiese e conventi si susseguono in un tessuto urbano armonioso e raccolto. Campli è spesso definita come uno scrigno di tesori, poiché custodisce un patrimonio artistico sorprendente rispetto alle sue dimensioni. Qui storia, fede e cultura convivono in un equilibrio che ha permesso al borgo di conservare nei secoli una forte identità. La cattedrale di Santa Maria in Platea costituisce il principale edificio religioso di Campli e per secoli fu la cattedrale dell'antica diocesi cittadina. Le sue origini risalgono alla fine del Trecento, anche se l'edificio attuale è il risultato di numerosi interventi e ampliamenti che si sono succeduti nel corso dei secoli. Nel 1395 fu elevata collegiata e nel 1600, con l'istituzione della diocesi di Campli, assunse il rango di cattedrale. La facciata offre una sintesi originale di differenti linguaggi architettonici. Le parti laterali conservano l'impronta medievale e romanica, mentre il settore centrale venne rinnovato in forme neoclassiche fra il 1790 e il 1793 dall'architetto Giovanni Fontana da Penne. Al di sopra del portale principale è collocata la statua della Madonna con il Bambino, dalla quale deriva il nome stesso della chiesa, in platea, cioè affacciata sulla piazza principale del borgo. L'ambiente interno si sviluppa in 3 navate e colpisce sicuramente per la ricchezza decorativa. Particolarmente notevole è il magnifico soffitto ligneo dipinto da Donato Teodoro nei primi decenni del XVIII secolo. Al centro campeggia la scena dell'Assunzione della Vergine, mentre lungo i lati si sviluppano episodi della vita di San Pancrazio, compatrono della città. La decorazione, caratterizzata da una forte teatralità barocca, conferisce all'ambiente un senso di grandiosità e movimento. Tra le opere più preziose conservate nella cattedrale spicca l'altare del Santissimo Sacramento, realizzato nel 1532 da Sebastiano da Como e arricchito da opere di importanti artisti del Rinascimento abruzzese, tra cui Silvestro dell'Aquila e Colla dell'Amatrice. Di grande interesse è anche la cripta, uno degli ambienti più suggestivi dell'intero complesso, decorata con affreschi trecenteschi di scuola giottesca che testimoniano l'alto livello artistico raggiunto da Campli nel Medioevo. L'elemento che più di ogni altro caratterizza il profilo urbano di Campli è il maestoso campanile della cattedrale. La torre si innalza sul lato destro della facciata e domina l'intero abitato con la sua elegante verticalità. Alta circa 42 metri, rappresenta uno dei migliori esempi di architettura campanaria medievale dell'Abruzzo. La struttura originaria risale al XIII secolo ed è costruita con robusti blocchi di travertino. La base è quadrangolare e si sviluppa in più livelli sovrapposti, scanditi da aperture sempre più ampie che alleggeriscono progressivamente la massa muraria. Questa impostazione conferisce alla torre un notevole slancio verticale, pur mantenendo una sensazione di solidità e stabilità. L'elemento più spettacolare è però la parte sommitale, una raffinata lanterna ottagonale realizzata nel 1474 dal celebre maestro lombardo Antonio da Lodi. Questo elegante coronamento, tipico dell'architettura tardogotica diffusa in Abruzzo dai maestri lombardi, trasforma il severo impianto medievale in una struttura di grande leggerezza e raffinatezza. Il campanile di Campli appartiene al gruppo di cosiddetti campanili fratelli dell'Abruzzo teramano, insieme a quelli dei Duomi di Teramo e Atri e alla Torre di Corropoli.
Continuiamo il censimento delle maggiori delle campane della provincia di Teramo. Ci troviamo oggi sul terzo dei 4 campanili gemelli, di cui abbiamo già censito il campanile di Atri e di Teramo. Sto parlando del campanile della Cattedrale di Santa Maria in Platea di Campli. Ci troviamo nella prima cella campanaria, dove sono presenti 3 delle 6 campane. Il campanone in nota Si2 è uno sicuramente dei più grandi della provincia ed è stato fuso dai fonditori Raffaele e Pasquale Pasqualini di Monte di Nove. La seconda campana invece è un'opera del fonditore della Noce di Penna Sant'Andrea e suona un sol bemolle 3, così come la quarta campana di fronte a me. Sono tutte e 3 elettrificate a slancio. Nel secondo vano campanario invece troviamo le restanti 3 campane, in particolare la terza, nota sol bemolle 3, fusa, come recitano le iscrizioni, nel 1853 da Raffaele Pasqualini di Monte di Nove. Poi troviamo la quinta, che è un vero e proprio gioiello medievale che presenta ancora i caratteri gotici e suona un sol bemolle 4. Poi dal lato opposto, la quarta campana, troviamo un'altra campana firmata Marinelli, probabilmente degli anni 60, che però non è elettrificata ed è dismessa. Da questa parte possiamo osservare molti panorami, in particolar modo il tetto della chiesa di Santa Maria in Platea, la torre della chiesa della Misericordia, ancora terremotata, e tutta una suggestiva visione su tutto il massiccio del Gran Sasso. Possiamo osservare invece in primo piano il campanile della chiesa di San Francesco, ancora in restauro. Poi sullo sfondo il campanile della porta cittadina, che contiene 3 campane che avete visto prima, e in primo piano il campanile a vela della chiesa della Santa Scala, con 2 campane elettrificate a slancio. Da questa parte invece osserviamo tutta la piazza della cattedrale con questa suggestiva vista con i colli circostanti.